Amici, ciao a tutti, bentornati sul canale. Ne ho approfittato di questa giornata molto calma e limpida di dicembre per ripetere quella pescata che faccio almeno una volta all'anno, ovvero una bella pescata a seppie dal kayak con tanto di catch and cook da terra. Torniamo indietro nel tempo, si torna all'alba e si va in pesca. Buongiorno mondo. Ok, finito il momento di contemplazione, adesso andiamo a cercare le seppie. Anche questa volta primo in mare, nonostante abbia un guscio di noce, ma quanto gli piace dormire alla gente. Iniziamo, vai. Il primo step è capire lo scarroccio. Oggi c'è un po' di onda lunga che sicuramente mi aiuterà. Iniziamo subito a calare che l'alba può essere un momento buono. Cambio piombo, non so cosa ci faccia questo piombino qua, 30 grammi e ci siamo. Prima canna in pesca, per la seconda invece voglio mettergli le nuove totanare della Molix, quelle uscite quest'anno, la serie nude. Per ora mi mantengo sul verde. Eccola qua, pronta anche questa. Non è iniziata proprio bene, la prima mezz'ora senza vedere le canne muoversi, nonostante lo scarroccio sia veramente ottimale, forse uno dei migliori che ho trovato pescando a seppie. Però a quanto pare la zona non è buona, sicché mi toccherà spostarmi un bel po'. Eh sì. Scarroccio diagonale alla costa veramente ottimo per pescare, mi fa sondare sia batimetriche diverse che tante zone, quindi se c'è qualche seppia a giro credo sia solo questione di tempo prima di trovarle. Una canna quasi verticale e l'altra la mandiamo bella lunga. Oh, eccola, abbiamo la prima seppia. È piccolina, però è la prima seppia. Questo è un bocconcino per la traina praticamente, che è davvero piccolissimo, dai, pigliamola come riscaldamento, ma si può fare di meglio. No, falso allarme. O si è attaccata e si è staccata, oppure si era momentaneamente appigliata sul fondo la totanara. Eccola, ci dovrebbe essere ritornata. No, si è ristaccata. Tremenda questa. Eccola. C'è. Minchia, questa è grossa. Questo è un bel pezzo. Attaccata 3 volte. La sento anche sifonare, dai, tanta roba.
Pensavo molto meglio, ma è comunque un'ottima seppia. Siamo 2-0 per la nude verde chiaro. Se arriva anche la terza seppia dovrò fare un cambio sull'altra canna. Eccola là, mi sono smerdato. Oh mare, ma spero non siano così lontane da riva perché inizio ad allontanarmi parecchio ed essere fondino. Qua credo di avere sui 18-20 a occhio. Mi riavvicino giusto un pochino e faccio un'altra passata qua. Ultima possibilità che do alla Totanara rosa, se fallisce anche questa volta la cambio. Credo ci sia qualcosa. Eh sì, e c'è. Ferro più le seppie che gli altri pesci. Forse l'ho agganciata anche sulla canna di sinistra, però gli toccherà aspettare. Sì, l'ho agganciata anche di là. Allora, tanto che sto per fare casino. Doppietta staccata, vediamo se si riattacca. In genere le seppie non sono proprio brillanti, quindi è probabile che si riattacchi. E si è riattaccata. Sono proprio delle volpi queste seppie. E questa l'ho ferrata 2 volte, ma nonostante questo ci è tornata. Guarda che è carina, la più grossa presa finora. Bel carro armato. Eccola qua, doppietta del giorno, una è veramente una bella seppia e l'altra mediocre, prese sulla Totanara rosa e quella verde chiaro. Ottimo, ottimo, la giornata si sta scaldando, anche di temperature, perché si inizia a stare molto molto bene. Risalgo la zona della doppietta una 50 di metri e ci scarroccio nuovamente sopra. Su questa facciamo un cambio però, perché sì, ha fatto una cattura, ma siamo 3-1 per la nude. Mi mantengo sul verde, stavolta più scuro, un po' più fluo. E vai. Che piega! Che piega contro sole! Eccola! Questa è impegnativa, o era tutta scena iniziale? Ehi, attenzione, attenzione, sifona. Non male, non male, altro che non male, è bella, molto bella. Tiè, vai, sfogati. Eccola qua, altra bella seppia a bordo. Non so se è la zona buona oppure è proprio l'orario che le ha attivate per bene. Parliamo un attimo di tecnica, perché non so se avete notato cosa stavo facendo poco prima di avere la doppietta. Se da una parte è vero che la pesca alle seppie è una pesca abbastanza basica e alimentare, perché avete visto che non sono animali particolarmente brillanti, è anche vero che ci sono accortezze che a volte aiutano, quindi se lo scarroccio è fondamentale per questa tecnica, è altrettanto importante ogni tanto, io lo faccio con la pagaia perché sono dal kayak, ogni tanto fare un piccolo stop.
e per effettuarlo vado incontro alle lenze. Risalgo un po' lo scarroccio, mando in bando le canne, in questo momento le tutanare si stanno fermando, le lascio riposare 2 o 3 secondi e poi lascio riprendere lo scarroccio. Diverse volte succede che proprio in questi momenti la seppia si attacca, perché il momento di stop in cui le tutanare sono ferme, anche a loro piace e lo sfruttano per attaccare. Ci sono dei movimenti sospetti qua. Presa, infatti, fregata. Taglia buona anche questa, nulla di eccezionale ma buona. Alla fine è uscita una giornata spettacolare, adesso fa pure caldo, potrei tranquillamente mettermi a maniche corte. Sembra veramente un momento di inizio autunno. L'attività è un po' calata nel frattempo, adesso faccio un tentativo, magari provo a avvicinarmi un po' a terra e poi vado a riposarmi un po' in scogliera. Ultima scarrocciata prima della pausa pranzo. Calato tantissimo il vento, passo da 30 grammi a 20. C'è, presa in calata. No, ha mollato. Ti ho visto che ti eri... Eccola, presa. Grossa, molto grossa. È incredibile come riescono a continuare ad attaccarsi fino a che non le ferri. L'ultimo spostamento ha dato risultati immediati. Bella questa, mamma mia, ma questa è gigantesca, è più grossa della mia mano. Questa è veramente una signora seppia, bellissima davvero, guardate qua. Sempre 30 grammi di piombo sui 10 metri, bella. Queste sì che sono seppie che danno soddisfazione. La corrente mi ha indirizzato verso questa caletta ciottolosa. Chi sono io per giudicare la corrente? Assolutamente nessuno, quindi andrò qua. Oh. Volevo concludere la pausa pranzo con un caffeino, ma ho portato la moka e non il caffè. Sempre peggio.
Pesco seppie per digerire le seppie. Altre 2 ore e poi a casa. Ultime scarrocciate pomeridiane. Nel frattempo si è alzata anche qualche mangianzina. Hanno sgombri, sugarelli, va a sapere. C'è molto meno vento, è cambiata la direzione, però lo scarroccio c'è sempre. Il tentativo pomeridiano non sta andando per niente come sperato, non c'è attività, è tutto fermo e in queste condizioni per me non ha più senso continuare. La mia giornata l'ho fatta, le catture ci sono state in mattinata, quindi è inutile insistere ancora. Adesso smonto tutto, torno a casa, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici!